Luigi stava camminando durante un temporale all'interno del castello di Super Mario. Era felice, ma vede che c'è Super Mario svenuto per terra. Qualcuno doveva aver fatto qualcosa a Super Mario. Ma chi poteva essere stato? Lasciate mi piace se vi piace Super Mario. Luigi convoca all'interno del castello tutti i personaggi di Super Mario e li interroga tutti uno per scoprire chi ha fatto male a Super Mario. Ogni personaggio nega di aver fatto male a Super Mario. Luigi allora inizia ad indagare sul corpo di Super Mario e vede che Mario ha della polvere rosa sulla maglietta. Allora Luigi pensa che sia stata Peach a far svenire Super Mario. Peach però spaventata gli dice che non è stata lei e che può spiegare tutto. Inizia a raccontare e racconta che era partita per una crociera con Super Mario per il regno dei funghi fluorescenti. Erano entrambi felici durante la crociera, ma durante la notte, mentre Super Mario e Peach dormivano all'interno della nave da crociera, inizia un temporale che fa dondolare moltissimo la nave da crociera, che inizia ad affondare. Peach e Super Mario iniziano a scivolare sul pavimento della nave da crociera, che si inclina. La nave da crociera nel frattempo stava anche iniziando a sprofondare all'interno dell'oceano di notte. Super Mario stava per cadere dalla nave da crociera e finire in mare, ma Peach lo afferra e cerca di portarlo sulla cima della nave da crociera inclinata, e nel mentre dal vestito di Peach cadono delle particelle di glitter rosa che macchiano la maglia di Super Mario. Peach cerca di trascinare Mario sulla cima della nave da crociera inclinata e ci riesce. I due si abbracciano felici. Luigi allora chiede a Peach all'interno del castello di Super Mario di spiegargli come sono riusciti a salvarsi dal naufragio della nave da crociera, e Peach gli racconta che lei e Super Mario sono saliti su una scialuppa di salvataggio con l'aiuto di Yoshi e sono arrivati all'interno del regno dei funghi navigando per giorni. Luigi allora abbraccia Peach all'interno del castello di Super Mario e continua a fare le sue ricerche sul corpo di Super Mario per scoprire chi lo ha fatto svenire, e trova all'interno della tasca di Super Mario un fungo di Super Mario viola fluorescente morsicato. Allora Luigi chiede a Todd se è stato lui a vendere questo fungo viola a Super Mario e Todd dice di sì. Allora Luigi gli chiede spiegazioni pensando che sia stato lui a far svenire Super Mario. Todd spiega a Luigi che un giorno Super Mario si è presentato nel negozio di Todd che vende funghi e ha chiesto a Todd di vendergli un fungo viola. Todd ha detto a Super Mario che non doveva assolutamente mangiarlo quel fungo viola perché era velenoso e lo vende a Super Mario. Poi Super Mario compra da Todd anche un fungo di ghiaccio e un fungo infuocato e dice a Todd che si stava preparando per andare in missione. Todd ha detto a Super Mario di aspettarlo, ma Super Mario non lo ha aspettato. Poi Todd ha rivelato a Luigi di aver seguito Super Mario e di averlo visto ad un certo punto svenire nel castello senza motivo, ma che dietro a Super Mario c'era il logo di Bowser. Luigi rimane impressionato e capisce che è stato Bowser a far svenire Super Mario. Poi tutti si accorgono che il corpo di Super Mario è sparito e Bowser inizia a ridere e rivela a tutti che ha rapito Super Mario e non dirà mai a nessuno dove lo ha portato e che devono cercarlo se vogliono liberarlo. E poi va via volando a bordo della sua clown Koopa ridendo in modo malefico. Aiutiamo Luigi e gli amici di Super Mario a ritrovarlo con il drone. Guardate, Luigi e Peach stanno cercando Bowser in città, seguiamoli con il drone. Li stiamo seguendo con il drone, guardate, li stanno camminando in città, sono felici mentre cercano Super Mario e Bowser, ma non lo riescono a trovare, voi lo vedete? Guardate, Peach e Luigi si sono nascosti. Perché si sono nascosti? Cosa hanno visto? Forse hanno paura del nostro drone. Guardate, c'è Bowser che sta camminando in questo parco giochi, seguiamolo, dove sta andando? Forse Bowser ci rivelerà dove ha nascosto Super Mario. Guardate, il mio drone sta seguendo Bowser. Mettete un cuore verde nei commenti se vi piace Bowser. Luigi e Peach sono usciti e hanno fatto spaventare Bowser, che ha iniziato a correre. Loro gli stanno correndo dietro, seguiamoli. Guardate, è partito un inseguimento, stanno correndo dietro Bowser, ma Bowser è montato sulla sua automobile e ha iniziato a guidarla velocissimo in città. Luigi e Peach non sono riusciti a corrergli dietro, ma hanno cercato le loro automobili go-kart da Super Mario Kart e sono partiti per cercare Bowser in città. Guardateli, li stiamo seguendo con il drone, stanno andando velocissimi, stanno sfrecciando veramente veloce in questa strada. Guardate, Peach e Luigi hanno ritrovato Bowser e lo stanno inseguendo in città. Guardate, Bowser sta correndo velocissimo con la sua auto ed ha attivato il turbo. Bowser ha dei potenziamenti e guardate, sta andando più veloci di Peach e Luigi, ma Peach e Luigi stanno riuscendo a raggiungerlo. Infatti Bowser ha usato un guscio verde e lo ha fatto scivolare nella strada per farlo finire addosso all'auto di Luigi. Guardate, l'auto di Luigi si è rotta e ha iniziato a sbandare. L'auto di Luigi si è schiantata contro un muretto in città, avete visto? Luigi ha smesso di rincorrere Bowser, però guardate, Bowser continua a correre sulla sua auto e c'è Peach dietro Bowser. Peach invece è riuscita a raggiungere Bowser e lo ha bloccato grazie all'uso di una rete magica. Guardate, Bowser è uscito dalla sua auto e si è avvicinato a Peach. Guardate, Bowser ha afferrato Peach da dentro la sua auto e l'ha infilata dentro una gabbia magica. Bowser ha rapito pure Peach. Dobbiamo avvertire assolutamente Luigi prima che sia troppo tardi. Bowser è riuscito a catturare Peach, l'ha infilata in una gabbia magica e l'ha trascinata con sé per tutti i mondi di Super Mario fino a portarla al suo enorme castello possente.
lo stesso castello dove era stato catturato Super Mario. Nel frattempo Luigi era bloccato nella foresta con l'auto che non si muoveva. Wario e Waluigi vanno nella foresta con i loro cari attrezzi e salvano Luigi e la sua auto, portandola nell'officina di Wario, che era bellissima. Iniziano a ripulire l'auto di Luigi dalle liane, gli ricostruiscono le ruote distrutte rendendola più forte e poi ricostruiscono tutti gli interni dell'auto rendendola bellissima. Luigi era felicissimo della sua nuova auto, ma inizia a raccontare a loro cosa è successo a Super Mario e gli chiede aiuto per sconfiggere Bowser e loro accettano. Creano un piano per andare a recuperare Super Mario nel castello di Bowser, andando nella stanza dove si trova Mario, liberandolo senza essere visti e scappando prima che Bowser se ne accorga. A Luigi piace molto questo piano e allora montano sulle loro automobili per correre e andare al castello di Bowser, ma arriva Baby Bowser che usa uno scudo di energia e fa rimbalzare le auto di Wario, Luigi e Waluigi facendoli finire lontano. Baby Bowser era arrivato e Luigi doveva sconfiggerlo. Guardate, Wario sta usando i suoi poteri per combattere contro Bowser Jr. Guardate, Wario ha mangiato un fungo di fuoco e inizia a lanciare delle sfere di fuoco contro Bowser Jr. Bowser Jr. si sta proteggendo con il suo scudo magico. Guardate, Wario non riesce a colpire Bowser Jr., ma Bowser Jr. sta usando altri poteri magici cattivi per cercare di sconfiggere Wario. Wario però ci sta riuscendo a mettere KO Bowser Jr. Guardate, Wario ha iniziato a tirare delle sfere di fuoco facendolo rimbalzare sui muri e Bowser Jr. non sa più come difendersi. Guardate, Wario sta cercando di sconfiggere Bowser Jr. e Bowser Jr. sta venendo colpito ripetutamente dalle sfere di fuoco ed è andato KO. Wario è riuscito a sconfiggere Bowser Jr., ma nel frattempo Waluigi e Luigi stavano correndo per cercare di trovare il castello di Bowser. Guardate, il mio drone li sta seguendo e non ci stanno riuscendo a trovare il castello di Bowser, ma sono stati raggiunti dalla ragazza di Bowser Jr. Ve la ricordate? Se ve la ricordate lasciate un cuore rosa nei commenti. Guardate, lei ha iniziato a ruotare nel suo guscio gigante e sta cercando di colpire Waluigi e Luigi. Luigi è scappato e Waluigi sta combattendo contro la femmina di Bowser Jr. Waluigi usa i suoi poteri per riuscire a distruggere il guscio della femmina di Bowser Jr. e ci riesce. Avete visto? Ha distrutto completamente il guscio della femmina di Bowser Jr. La femmina di Bowser Jr. è stata sconfitta completamente. Nel frattempo Luigi sta continuando le sue indagini. Seguiamolo, dove starà andando? Forse si è avvicinato tanto al castello di Bowser. Infatti guardate, Luigi ha fatto una foto al castello di Bowser ed è in lontananza, avete visto? Si sta avvicinando velocemente e ha chiamato anche Wario e Waluigi avvertendoli che ha trovato il castello di Bowser. Luigi e Waluigi erano sulle loro auto epiche, stavano sfrecciando per strada per cercare Luigi e quando finalmente lo trovano si ritrovano davanti al castello di Bowser. A Luigi faceva paura il castello di Bowser, ma ci entra con Wario e Waluigi per cercare suo fratello. Luigi cerca Mario nel castello e riesce a trovare una stanza piena di gabbie vuote. In fondo alla stanza c'era una gabbia magica con Peach al suo interno. Luigi si avvicina alla gabbia di Peach ed usa degli strumenti speciali per romperla e per far uscire Peach. Riesce a liberarla ed assieme scappano dalla stanza, corrono per il castello e si dirigono verso la stanza dove si trovava Super Mario ingabbiato. Riescono a trovarla, ma appena entrano nella stanza per raggiungere Mario, il ponte crolla e loro sono costretti ad indietreggiare. Arriva Bowser che li scopre. Peach inizia a scappare con Luigi, ma Luigi decide di proteggere Peach lasciandola scappare ed usa i suoi gadget epici per combattere contro Bowser. Bowser era fortissimo e sparava delle sfere di fuoco. Luigi le schiva tutte. Poi con Luigi si sono riuniti anche Wario e Waluigi che combattono Bowser unendo i loro poteri. Creano un'onda d'urto talmente potente che fa esplodere completamente il castello di Bowser e fa precipitare le mura del castello nella lava. Luigi, Waluigi e Wario scappano dal castello di Bowser e Bowser è arrabbiatissimo. Luigi, Waluigi e Wario ritrovano Peach in città e sono felici, ma si chiedono dove sia Super Mario. Bowser arriva in città e porta con sé la gabbia magica contenente Super Mario e dice a Luigi che se vuole salvare suo fratello deve prima sconfiggere Bowser. Allora gli amici di Super Mario si preparano alla battaglia finale. Guardate, Luigi, Waluigi e Wario sono andati tutti intorno alla gabbia dove c'è dentro Super Mario. Luigi sta usando un fungo a forma di chiave e sta cercando di aprire la gabbia di Super Mario. Luigi è riuscito ad aprire la gabbia dove c'era Super Mario e la gabbia di Super Mario si è distrutta diventando tanti piccoli funghetti di Super Mario. Avete visto che carini? Luigi e Super Mario si stanno abbracciando e Bowser è super arrabbiato, guardatelo. Adesso stanno iniziando a combattere tutti quanti contro Bowser, ma Bowser non è abbastanza forte, infatti tutti lo stanno distruggendo, avete visto? Stanno usando i loro poteri magici contro Bowser. Super Mario ha sbloccato dei poteri strani, fa delle sfere viola, avete visto?
visto? Lancia delle sfere viola che rimbalzano e colpino Bowser ripetutamente. Ma Bowser si è arrabbiato e ha iniziato ad agitare in aria il suo scettro e si è formata una tempesta. Avete visto? La tempesta di fulmini sta creando un sacco di minion di Bowser. Guardate, l'esercito di Tartossi sta andando addosso a Super Mario, Luigi, Peach, Wario e Waluigi, e loro si devono difendere. Stanno usando tutti i loro poteri magici, ma il potere di Super Mario sta riuscendo a disintegrare completamente i Tartossi. Guardate, stanno diventando delle polveri magiche, sono diventati coloratissimi, sembrano dei coriandoli. Super Mario ha afferrato la gabbia contenente Bowser e l'ha buttata dentro un portale. Ha esiliato Bowser, avete visto? Super Mario ha vinto!